Ciao ragazzi, oggi sono impegnato in una sessione di stalking sul grande fiume e appena raggiunto il primo spot di pesca. Adesso starò qui un'oretta, se non vedo partenze mi sposto. Approfitto di questa pausa per introdurvi l'azienda Mastodont Baits con la quale ho iniziato una collaborazione. Allora, la linea delle esche della Mastodont Baits, un'azienda della Repubblica Ceca, è una linea che consta, diciamo, di due tipologie, una tipologia HNV ad alto valore nutrizionale e una tipologia chiamata Quick Action, dove la pallina appunto in un massimo di 12 ore scambia tutto quello che ha previsto nel mix con l'elemento liquido. Allora oggi vi parlo dell'HNV, quindi ad alto valore nutrizionale, che è composta a sua volta da diverse tipologie di mix. Abbiamo le Black Mamba, che sono queste che sto utilizzando io oggi, in versione diametro 36 mm, ma sono previsti anche 20 e 24. Poi abbiamo le Chili Banana, poi le AKCKO, poi abbiamo le Squid Attack, un must per i fiumi, poi abbiamo le Berry Boom e le ultime nate, le Cosa col K, delle quali spero di ricevere e di provarle a breve. Allora, ritornando all'azienda, l'azienda utilizza tutte materie prime di altissimo livello, tutte farine trattate enzimaticamente, quindi ad alta digeribilità, estratti animali, lieviti, pastoncini e anche aromi. Allora, quando si parla di esche non è facile, ragazzi, perché dietro la formulazione di un mix occorre che ci siano persone che capiscano di biologia, di fisica, di chimica e allo stesso tempo, allo stesso modo, non è facile neanche parlarne. Io poi sono, come qualcuno già mi conosce, sono sempre stato un grande appassionato di self-made. Spero di aver dato il mio piccolissimo contributo nell'oceano appunto nel panorama del self-made. Il mio primo video cibo liquido risale a 10 anni fa, presente su Car Magazine TV, dove appunto parlavo del potere di per sé del mix, nel senso che uno può utilizzare tutti gli aromi che vuole, ma se il mix è un mix scadente, non valido, l'aroma non è che ci salva la situazione, anzi. Quindi, detto questo, veniamo alle Black Mamba e alle esche della Mastodont, argomento di oggi. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è quello che le boilers sembrano non uscite da una catena di produzione a livello industriale. Infatti, come potete vedere, ogni pallina è diversa dall'altra. Poi abbiamo questo rivestimento quasi come dire, come se fosse presente una leggera peluria su, dovuto appunto alle ruvidità dei mix sicuramente, e ogni pallina è diversa, come se fosse stata rullata a mano, ok? Guardate, mi ricorda un po' i mix che facevo io quando ancora avevo il tempo per dedicarmi, e questa cosa mi ha entusiasmato, mi è piaciuta molto. Allora, all'interno delle Black Mamba abbiamo un aroma particolare al sambuco, ma soprattutto ci tengo a farvi conoscere appunto gli ingredienti, dei quali naturalmente non posso elencarveli tutti, ma in linea generale abbiamo un'alta percentuale di farina di pesce predigerita, poi abbiamo un bird food presente all'interno, e dei derivati del latte che vanno a creare quel famoso reticolo mediante il quale la boilers riesce a scambiare in modo costante e graduale le sostanze nutritive contenute all'interno del mix, sia in forma granulare che liquida, con l'ambiente acquatico per più di 24 ore. Ok? Poi abbiamo una miscela di spezie, soprattutto peperoncino, e vi ricordo le proprietà degli alcaloidi e la loro forte potere attrattivo nei confronti della carpa. Andatevi a guardare, ci sono questi sono tutti argomenti triti e ritriti su carmagazine.it, se volete approfondire andate pure lì a leggere, ok? E poi c'è anche una buona percentuale di zuccheri semplici che vengono assimilati in modo veloce dal pesce, e sappiamo essere cosa questa molto importante e soprattutto gradita, soprattutto appunto in ambienti di
in ambienti come il grande fiume Po e quindi nei fiumi in generale, poiché le carpe, essendoci la corrente, sono sempre in movimento e quindi hanno un alto dispendio energetico. Bene ragazzi, che dire, questa azienda qui mi ha colpito molto, devo dire, anche perché ho letto alcune ricerche dietro lo studio dei mix. Sono tutti mix studiati in modo certosino, bilanciati in base alla tipologia di acqua che andremo ad affrontare, ma soprattutto anche in base alla stagione nella quale si pesca, perché come sappiamo il ciprinide è molto legato e influenzato dalla temperatura dell'acqua, quindi un mix che è valido in inverno sicuramente non lo è con acque più calde. Okay? Poi hanno come dire, scelgono le materie prime con responsabilità, non utilizzano farine, come dire, di scarsa qualità, non utilizzano gomme alimentari che vanno, come dire, ad abbassare la digeribilità dell'esca, ma soprattutto anche gli ingredienti utilizzati non assorbono eventuali odori sgradevoli sul fondale sul quale andiamo poi noi a calare i nostri inneschi. Ok? Quindi continuate a seguirmi sul sito Carp Magazine e sul canale YouTube, perché sicuramente sentirete parlare spesso di tutta la gamma delle boyless Mastodon Baits, sia da me che dagli altri componenti del team. Grazie e alla prossima. Ciao ragazzi!